Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Eccoci tornati a parlare del caffè dopo questa lunga quarantena. Sembra essere passata una vita, è arrivata l'estate, si è tornati a tagliare i capelli finalmente. Oggi volevo parlare con voi ancora di Borbone perché ho letto dei dati incredibili che volevo condividere con voi. Se non avete visto il video della storia del caffè Borbone vi rimando qui sopra ad andarla a vedere perché è una storia molto affascinante, vi ho raccontato in un altro video ed è curiosa da sapere e curiosa da scoprire, quindi vi rimando a vedere il video sulla storia del caffè Borbone. Oggi invece parliamo del fatturato di caffè Borbone. Dovete sapere che Borbone è un'azienda che cresce incredibilmente anno su anno e da quando il 60% è stato acquisito dal gruppo Italmobiliare della famiglia Presenti, che è comunque una holding quotata, escono i risultati tutte le trimestrali in maniera pubblica. E proprio pochi giorni fa, considerate che oggi è maggio del 2020, pochi giorni fa ho letto i dati del primo trimestre del 2020 del fatturato di caffè Borbone. Ebbene, Borbone nel primo trimestre ha fatturato 48,9 milioni di euro, in crescita nonostante comunque l'impatto che sicuramente sul mese di marzo avrà avuto il Covid, in crescita del 15% rispetto all'anno scorso. Sono risultati in continua crescita e sono veramente incredibili, perché se voi ci riflettete, se nel primo trimestre hanno fatto 48,9 milioni, significa che quest'anno c'è la probabilità che Borbone superi i 200 milioni di euro di fatturato in un anno. Questo è un dato veramente incredibile. Per darvi un'idea, andiamo a considerare qualche altro brand famoso di caffè italiano per dare una misura della grandezza di questi risultati. Allora, se teniamo in considerazione Lavazza, mi viene da ridere solo al pensiero. Lavazza è un brand incredibile, probabilmente tra i più famosi al mondo per il caffè, e fattura 2 miliardi. Ma se andiamo a guardare degli altri possibili competitor di caffè Borbone italiani, per esempio mi viene in mente Caffè Vergnano. Vergnano fattura circa tra gli 80 e i 90 milioni di euro l'anno di fatturato. Oppure guardiamo Illy, un brand veramente storico, incredibile nel mondo del caffè, è conosciuto in tutto il mondo e fattura 460 milioni l'anno. Oppure un brand napoletano come Borbone, quale Kimbo, comunque un brand storico affermato, fattura circa 190 milioni l'anno. Quindi capite che per Borbone arrivare a fine anno con 200 milioni di fatturato significa superare uno storico concorrente come appunto Kimbo, che per un'azienda comunque nata da così poco quale Borbone è veramente secondo me un risultato incredibile, figlio di una crescita inarrestabile, che è un fenomeno oramai noto alle cronache. Pensate che il Financial Times nel 2018 ha dato a Borbone il riconoscimento come tra le 1000 aziende con la crescita maggiore nel corso di quell'anno. Pensate che solo 8 anni fa Borbone fatturava 19 milioni di euro e aveva 10 dipendenti. Oggi, in questo 2020, probabilmente arriverà a fatturare 200 milioni e ha più di 160 dipendenti. Tutto questo in solo 8 anni. Vi lascio poi il grafico di questa crescita incredibile ed è veramente un motivo di orgoglio per l'Italia, perché comunque un brand sta crescendo e sta crescendo in tutto il mondo. Il motivo di questa crescita, soprattutto nell'ultimo anno, è dovuto al continuo incremento del mondo online, dove Borbone è fortissimo anche grazie ad Amazon, ma anche e soprattutto alla crescita del mondo della GDO. La grande distribuzione organizzata ha da pochi anni Borbone all'interno del suo catalogo e quindi è ovvio che in quel settore Borbone può solo che continuare a crescere tanto. Con questi dati vi ho dato sul fatturato, non voglio entrare nel merito degli indici di bilancio, di quanto queste aziende che vi ho citato guadagnino realmente. Il fatturato in fondo è solo uno dei parametri per valutare un'azienda, ma nel nostro caso, in questo discorso che volevo farvi, è proprio darvi la dimensione di come Borbone sta avendo un impatto incredibile su questo mercato, un impatto con una crescita che veramente raramente si è visto sia nel mondo del caffè sia in altri mercati. Quindi era solo darvi una dimensione di questo fenomeno incredibile che stiamo vivendo. 8 anni fa Borbone fatturava 19 milioni e aveva 10 dipendenti, oggi fatturerà probabilmente 200 milioni di euro alla fine di questo anno con oltre 160 dipendenti e soprattutto dal mio punto di vista ha ancora degli ampissimi margini di miglioramento, perché sulla grande distribuzione organizzata può continuare a acquisire quote e tutto il mondo estero, dove è ancora poco presente, potrà sicuramente svilupparlo al meglio come già sta facendo. Vi chiedo nei commenti di partecipare alla discussione su questo incredibile fenomeno che è Borbone, ditemi la vostra, cosa ne pensate, vi chiedo di lasciarvelo scritto nei commenti e soprattutto vi chiedo un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, perché è fondamentale, ci saranno tantissimi nuovi video che parleranno di Borbone e non solo. Ho pronta la recensione della DD che presto pubblicherò su questo canale e ho tante altre idee che voglio raccontarvi in nuovi video, quindi mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanellina e che dire, alla prossima!